Va bene, questo è il cinema. Sì, il piccolo invece è come se quasi, mh, ovviamente non coscientemente, però avesse già capito che la famiglia è un qualcosa di inconsistente. Quindi lui ha un bellissimo rapporto con Samantha, però non è così imprigionato dall'idea di famiglia. Mm. Ha qualcosa in mano il piccolo? Allora, adesso io lo vedo con una pigna. Benissimo. Chiedi al piccolo di creare una seconda pigna, Vic, con dentro questa sua consapevolezza Sì? e di offrirla al fratello. Il fratello l'accetta e mette giù la bottiglia di birra. Però quando fa questa cosa, la fidanzatina, non l'ho detto, forse che era venuta con lui, però la fidanzatina esce dal cinema. E lui come lo vedi con la birra? No, l'ha appoggiata a terra ed è un po', non so come spiegarti, sotto shock, con gli occhi sbarrati, perché è come se realizzasse qualcosa che prima non aveva mai visto. Perché è come se emergesse dal buio di un cratere, di un burrone, ecco, come se lui fosse un po', non è proprio sul fondo del burrone, però questa Vic Pigna lo fa emergere più o meno da metà di questo burrone, lo fa salire su ed è un po' un forte impatto, quello di vedere la luce. È sul bordo del burrone. E Come? come dirti, è già entrato un po' dentro il burrone, però per effetto della pigna, è riemerso. Mm. Beh, a questo punto divertiamoci. Il figlio piccolo, siamo nel cinema di Samantha, no? C'è l'ex marito, i due figli, grande e il piccolo, la mamma, le due amiche, forse anche tre, e l'amico speciale. Il figlio piccolo di Samantha ha una certa consapevolezza, ha creato una pigna, Vic, e l'ha data al fratello che boh, è un po' confuso. Il fratello sta cambiando. Proviamo a darla all'ex marito, cioè il padre. Il bambino lo dà al padre. La dà al padre, la pigna. Qui siamo di fronte a un essere umano più strutturato, e vedo che lui è un po' un mistificatore, perché lui accetta dal figlio la pigna, la mette in tasca. Alla madre di Samantha, quindi alla nonna. Ah, mi fa un po' sorridere perché lei la prende, la mette in testa, la mette sull'orecchio, è come se non sapesse bene quale possa essere la funzione, il modo per poterne assorbire gli effetti. Eh, la mette dietro anche alla cervicale. Alla fine E se la mette qua, tra le sopracciglia. Pineale. Le amiche e l'amico? Allora, l'amico è d'oro quella dell'amico. La tiene sul palmo della mano e la guarda con grande concentrazione. Dunque, quella che vorrebbe proporre a Samantha la partita di scacchi l'ha messa sulla scacchiera, come se fosse anche la pigna un pedone. Eh, e le altre due
Una ce l'ha proprio nel cuore e l'altra nella gola. Monica, la pigna che è presente all'ingresso di molte ville, di molti palazzi, sarebbe la pineale. Simbolo massonico, bla bla bla. In natura è il contenitore dei semi del pino e di tutti gli abeti. Perché abbiamo creato in questa creazione la pigna? Vabbè, la pigna è un frattale. Mm. Quindi l'idea è proprio quella dell'ologramma della sorgente. Pertanto noi mm, siamo come delle piccole pigne che abbiamo tutto della sorgente. E la pigna è lì a ricordarci proprio questo. Mm. Tu non manchi di nulla perché hai esattamente tutto quello che c'è nella sorgente. Non lo sai e per saperlo proietti un film davanti a te in cui c'è tutto. E questo tutto tu devi capire che sei tu. Poi mi fa vedere, adesso sinceramente non ce l'ho presente, la forma del timo, la ghiandola del cuore, Mm. mm, come se in realtà ci fosse una sorta di equivalenza, di specchio, mm? Come se la pineale fosse per il cervello e il timo per il cuore, però avessero un po' la stessa funzione, mm? Di ricordarci la nostra completezza. Facciamocelo un viaggio veloce nella pigna. Pigna frattale, no? Sai che la vedi da lontano, poi la vedi sempre più da vicino e si ripete. Esatto. Fatelo questo viaggio, Monica. Vai al centro della pigna che non c'è. Mm. Beh, adesso paradossalmente il centro della pigna mi è venuto il tronco del pino. Mhm. Io trovo che sia molto bello perché in realtà, cioè, ci ricorda la connessione con tutto. La pigna non può essere separata dal tronco, il tronco non può essere separato dalla terra. Lasciamoci, facciamoci dare un messaggio dal tronco, dal centro del tronco, pieno di resina, di linfa. Il centro del tronco dice, e qua c'è tutto un universo dentro di me. Aspetta, come faccio a spiegare? Praticamente noi siamo partiti dalle gemme della pigna. Il centro è costituito dal tronco e poi siamo entrati in una sorta di cavità del tronco dove abitano alcuni gnomi e alcuni elementali. Mhm. È come se mi facessi vedere quindi il tutto, la connessione fra il tutto, tra ciò che è visibile, il tronco e la pigna noi lo vediamo, e ciò che è invisibile. Queste energie che molto raramente si manifestano a noi, ma a Samantha si sono manifestate. Samantha in passato l'ha visto un elementale.